tenda. Abbiamo il nostro primo duo. Non abbiamo mai potuto pensare prima. Ospiti specialissimi, sia come numero che come tipologia. Dopo capirete perché. Li presento subito. Vai, Rock, come sempre. vai con la versione rock. Milano, Los Angeles e Parigi, Berlino vi sono collegate via Zoom. Sono qui con noi un duo padre e figlio, Ilaria e Andrea. Eccoci, buongiorno, ciao. Ciao, benvenuti. Praticamente quasi tutti i personaggi della Casa di Carta, mancava solo Tokyo. Beh, possiamo aggiungere Gallarate e Pessano. Gallarate Beach soprattutto. Gallarate Beach, qua il tempo meraviglioso di La mia Gallarate. spiaggia preferita. Benissimo. Un podcast molto molto originale e ci ha colpito parecchio, Grazie. perché parlate appunto della differenza d'età tra di voi e su come percepite il cinema e il mondo in generale, la tecnologia. Sì. E volete per farvi un po' conoscere? Va bene, comincio io? Prego. Io sono il papà, magari non Sì? si capisce, vabbè, è meglio specificarlo. Viviamo a Pessano in provincia di Milano, io sono un odontotecnico, faccio i denti, lui è uno studente, fa il classico. Wow, Abbiamo avuto complimenti. l'idea di fare questo podcast per capire come le nostre generazioni sono una contro l'altra, ma si compenetrano, no? Un po' come il Tao. Quindi ci influenziamo a vicenda, in verità, che sia cinema, che sia Musica. arte in generale. E abbiamo detto, vediamo se riusciamo a parlare di queste cose e di vedere i due punti di vista. La prima puntata che abbiamo fatto è sulle parole, per esempio, il gergo giovanile di oggi. È la cosa che versus risalta. il mio. La cosa che risalta di più. Esatto. Mm. E così l'idea è stata questa. Si è sviluppata e sinceramente io ho anche imparato delle cose che non conoscevo di lui e Vedi? della sua generazione. E io Quindi della lo sua. consigliereste a qualsiasi genitore con i propri figli di fare una cosa del Sì, genere? Sì, sì, assolutamente. Di Bello. farlo e di ascoltarlo soprattutto. Esatto. Mettiamo Vero. i nostri contatti dovunque in giro. Il nome del vostro podcast è Breaking Gap. Sì, L'avete detto che l'avete preso da Breaking Bad. esatto. Come Adesso mai? te lo spiega lui. Allora, no, l'idea è stata sua. E in pratica dovevamo trovare un titolo originale. Per avere un nome originale spesso si usano delle assonanze oppure magari qualche cosa che avesse un significato forte ma che anche restasse in testa. E quindi avevamo un po' una lista un po' di nomi, alcuni erano abbastanza cringe sinceramente. Orribili. No, adesso Ecco qua col linguaggio. li vogliamo, adesso li vogliamo. È una cosa è proprio imbarazzanti. Io non me li Mi ricordo, rifiutavo, per stavo per fortuna. uscire dal progetto. Addirittura. E però poi lui ha proposto questo Breaking Gap che sarebbe irrompere nel gap generazionale e secondo me è molto, molto adatto. Sì, è il titolo perfetto secondo me per questo format. Non c'era ancora niente che si chiamasse così. E Non anche c'era quello è il problema. soprattutto un podcast fra padre e figlio, almeno io non ne ho Esatto. trovati in Italia, magari all'estero esiste qualcosa e da questo punto di vista siamo i primi. Non è abbastanza essere i primi, Vabbè. bisogna poi creare anche dei contenuti interessanti e ci stiamo provando. È giusto essere pionieri. Sì, Esatto. sì. E gli argomenti che scegliete, li scegliete perché magari provengono da discorsi che fate voi giornalmente? O c'è un metodo Sì, di... anche, no, beh, a volte ci guardiamo, cosa facciamo? Tipo, abbiamo registrato un quarto d'ora fa, dovevamo fare una cosa e io alla fine ho detto, no, dai, facciamo quest'altra. E quindi abbiamo cambiato e abbiamo assolutamente improvvisato. Poi ogni volta vediamo se viene bene, se viene una ciofeca si rifà. È È successo. successo, è successo. E di solito provengono da noi. Abbiamo chiesto poi sui social ai nostri follower quali fossero gli argomenti su cui potevamo fare delle puntate. È arrivato qualche suggerimento che ci può far capire. Questo l'abbiamo fatto anche noi perché ci siamo accorte che, soprattutto quando conosci la persona con cui parli, cominci un discorso e finisci a 200 argomenti di distanza, quindi fai... Associazione di idee, sì. Come Sì, è un po' come descriviamo? quando inizi a guardare YouTube per una cosa e poi ti ritrovi a vedere. I pinguini hanno le ginocchia o no? In Ci India sono fanno finiti. le piscine in India alle Fanno le 4 di piscine in notte. India. Bellissimo, l'indiano Quello che che costruisce scava. le piscine. Ah, bellissimo. Beh, Però dai. io devo dire una cosa, con YouTube ho scoperto tantissima musica che non avrei mai scoperto e ascoltato. Quando lo lasci andare, no? Ti propone delle cose scelte, non so se casualmente o basate sui tuoi gusti, a volte non ci prende, a volte ci prende. Io ho scoperto veramente dei gruppi tipo i
Pimple Mouse, come si... Pumplamus. Pumplamus, sono fantastici, piuttosto che Il jazz, quello il brasiliano. jazz spagnolo, Wow. vabbè, un sacco di cose interessanti. Proprio un Quindi mondo a parte. ringrazio YouTube per i suoi suggerimenti. Grazie Ciao YouTube, YouTube, sponsor. grazie Grazie. YouTube, ciao. Quel famoso Oddio. primo video dell'elefante, ne Ah, abbiamo sì. anche parlato in una puntata. Questo è un elefante, ha una proboscide molto lunga, un fatto interessantissimo. È un video terribile, veramente. Ci sta. Beh, devo dire che voi avete detto un'ottima cosa, che voi registrate a braccio a volte, però riguardate e se non è qualcosa che vi piace lo rifate. Sì. Non è così scontato che la gente faccia questa cosa. Molto spesso, vabbè, e butta tutto su internet e ti ritrovi con del materiale a volte molto scadente. Sì. La qualità viene abbandonata. Invece... Ma infatti spesso il lavoro di montaggio, che è tutto suo, è terribile, perché I tutti feel e you. due siamo ancora, com'è che si dice, in erba. Cioè, Sì, siamo delle bestie. ecco. Infatti abbiamo la tabella delle parole da non ripetere troppo, come cioè, Sì. soprattutto, in particolare. Dobbiamo farla! No, dobbiamo farci il barattolino con i soldini ogni volta che diciamo la cosa. Esatto. Con i Esatto, soldini, praticamente. un'ottima Eh. idea. Mm-mm. È vero, così poi andiamo a mangiare la pizza. Ti compri un computer nuovo con tutte le volte che noi diciamo. Che Sì. tutte le volte che fai facciamo un montaggio solo delle volte in cui abbiamo ripetuto certe parole. Bellissimo. Secondo me Come viene quando un fanno i jingle. montaggi di Shish, però con le sue pause. Trump che canta Bohemian Rhapsody, prendono da ogni discorso le parole. Sì. Aiuto. Dovremmo farlo. Assolutamente. Questo podcast è nato con la quarantena o è nato prima? Cioè è nato Prego. a febbraio, in realtà, questo febbraio. Perché stavamo guardando, non so se avete presente Muschio Selvaggio, il famoso podcast di Fedez e Luise. Io mi sono appassionato. Di nome, ma non lo conosco. Ok, e io mi sono appassionato, diciamo, ci sono degli ospiti che mi interessavano molto e quindi ho iniziato a guardarlo. E come dicevamo prima, l'ho influenzato, ha iniziato a guardarlo anche lui. A un certo punto un giorno mi ha detto: ma perché non facciamo anche noi un podcast? Sarebbe molto bello. E quindi così. Però siccome non siamo famosi non potevamo invitare degli ospiti, quindi abbiamo deciso di parlare fra di noi. Esatto. Solo una questione di conoscenze, soldi. Esatto. Sì, esatto. Se sei Fedez puoi invitare chi ti pare, se sei sì. Giulia da Gallarate un po' meno, però insomma trovi persone interessanti comunque, non ho detto È che vero. debbano essere famose. È Grazie. È vero. È vero, è vero, è vero. Il mondo del cinema per voi è sempre rimasto da spettatori? Sì, Oppure- purtroppo sì, però ci piace molto. Poi a me piace da sempre. Lui adesso anche qua ci stiamo influenzando, nel senso che a un certo punto arriva e dice: ma dobbiamo vedere Kill Bill, io l'ho già visto, ma vediamo. E allora mi sto riguardando un sacco di film che non vedo da tempo, che mi sono piaciuti, e quindi lo ringrazio anche per questo. Oppure grandi classici che o non ho mai visto o ho visto talmente Ecco. tempo fa, male, a Che pezzi, non- che mi fa bene rivederli. Ieri abbiamo visto Quarto Potere, ad esempio. Per esempio. Solo che eravamo tutti stanchissimi e Sì. quindi è stato un po' faticoso. Bizantino. È pesante quando sei riposato. Però non ci siamo abbioccati, alla fine abbiamo No, tenuto io un po' sì, botta. però cioè, mi è piaciuto. Non è che era perché il film era noioso, proprio... Tanto poi te lo riguardi con tuo figlio, quindi. Esatto. Ci ho pensato, sai, è una cosa come lui influenza me. Io penso, ma se io un giorno avrò dei figli, li influenzerò allo stesso Giusto. modo? E mi immagino Senza magari ombra di dubbio. riguardare gli stessi film. Allora, Cosa? Senza ombra di dubbio, È Eh, vero. sicuramente. io farò un podcast con i tuoi figli dove parleremo male di te. E a questo servono i nonni. Quindi ci rivediamo Esatto. tra una ventina d'anni. per viziare. Esatto. Giusto. I nonni e i nipoti hanno un nemico in comune, sono i genitori. Sto pensando a questa cosa, è molto bella che ci siano i giovani che fanno vedere cose nuove ai genitori, ma anche che riscoprono cose vecchie dai genitori già viste, già È un bello rivissute. scambio, sì. Ovviamente vedendo probabilmente i film anche a distanza di età, la sensazione che provocano è diversa. Sì, Lo beh, stesso certo. film visto dopo 10 anni o dopo 20 anni. Sì, dici, sì. Per esempio, non riguardate mai La storia infinita. Non so se l'avete visto. No. io l'ho visto Esatto, non riguardarlo mai. mai, ok. È una cagata pazzesca. È inguardabile. Secondo me è inguardabile. Altri film li rivedo volentieri e dico: ah, che bello. Ce ne sono alcuni che invece dici: non avrei dovuto rivederli.
Vabbè, ma è come rivedere, che ne so, la Sirenetta, che quando hai 10 anni è oh, che bello, che meraviglia, e poi da adulto è, ma cosa fai? C'hai 16 anni, dove vuoi andare? Stai a casa tua, non andare dal primo che conosci, dal primo che vedi. Sì, dà apprensione in E effetti. diventi, oddio, quanto sto invecchiando, sono diventata mia madre. Ok, questa Funziona puntata così. si chiamerà Vi rovineremo l'infanzia. Perfetto, a Eh sì, posto. perché ora ci sono su YouTube tutto il trend di dire complotti sui cartoni animati. Oddio. Vabbè. Oh. E non Oddio. so, c'era tipo, mi ricordo un video su Monster Academy, che è Mm? un film Mhm. della Pixar, e che c'è tipo nello sfondo, attaccato sulla parete della camera della bambina, c'erano delle immagini volgari e Ah, dicevano che erano messaggi Ah, subliminali degli sì, 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 scrittori. sì. E sono quelle che mette Brad Pitt in Fight Club, sono quelle che mette... sono loro, sì, sì. Non ha ancora Non visto l'ho ancora Fight Club, visto. non spoilerate, per favore. No. Non si parla mai del Fight Club. No, Quindi non si parla del Mai prima parlare del regola. Fight Club. tagliamo Già questo l'ho pezzo. detto io per... Volevo sapere, questa quarantena com'è stata per voi? Come l'avete vissuta? Soprattutto con la scuola o con il lavoro, insomma, è stato un po' stravolto il nostro mondo con questa quarantena, Oddio. quindi... Allora, per me ci sono stati lati positivi e lati negativi, ovviamente. Diciamo che ho cercato di far emergere quelli positivi, cioè, ad esempio, la scuola per me sicuramente è meglio in presenza, soprattutto per i contatti umani, però è vero che stando a casa risparmiavo molto tempo e risparmio tuttora per andare e tornare e quindi potevo fare più cose, magari, non so, mi manca un libro, posso andare a prenderlo nella stanza di fianco e cose del Sì, sì. genere. Invece sul lato, diciamo, più delle passioni, ho scoperto il cinema e le serie TV, che comunque prima noi guardavamo sempre il cinema insieme, ma non ero appassionato, invece ho iniziato anche a vedere film e serie da solo. Beh, tanta musica nuova, ho iniziato anche a suonare qualcosa Bravo! e Bello. vorrei leggere un po', però non ci riesco spesso, perché col fatto che danno i libri da leggere a scuola, questo, la mia voglia di leggere cose per conto mio Sì. si abbassa. Purtroppo era un gran lettore, ma da questo punto di Eh, vista sta perdendo un po'. Beh, guarda, di questo ne abbiamo parlato giusto qualche puntata fa e Federica ha detto una cosa Sì. sensata sul fatto che... Prego, dillo tu. Che tu Sì, hai. allora ad esempio io guardavo molti più film prima perché magari tornavo a casa dal lavoro, dall'università, eccetera, quindi mi veniva proprio voglia di rilassarmi e guardare un po' di cose, cosa che adesso non faccio quasi più, non c'è più il mood. Oppure anche scrivere sceneggiature per corti o film, cose così. Diciamo che avere l'ispirazione per scrivere anche un po' calata. Magari ho il mio quadernino con le idee, con i punti chiave, però non mi metto a scrivere perché effettivamente è così. In questa quarantena sì, ci siamo un po'... Mm. Anche perché magari vai fuori, incontri delle persone, c'è quella persona che fa una cosa strana e ti dici, questa lo devo segnare perché... E infatti quello che stavo chiedendo, probabilmente l'isolamento non favorisce la creatività. il brainstorming mentale. No, No. perché sì. sei tu e sempre tu e dopo un po' che no. Esatto. Ma anche per Sì. quello che abbiamo deciso di invitare altre persone nel podcast, non siamo solo io e lei a parlare. Dopo un po'. Cosa parliamo? Ci conosciamo da 10 anni, basta, non c'è più niente da dire. E noi da 16, pensate come siamo messi. Beh, da tutta la tua vita. Pensa che da tutta la vita. Per me la quarantena è stata strana perché io ero a casa, parliamo proprio dei 2 mesi dell'anno scorso, quindi Sì. proprio quella vera, diciamo. Quelli... Ero a casa e non potevo lavorare facendo l'odontotecnico, lo smart working non si può fare. E quindi ho fatto soprattutto l'uomo del computer, perché c'avevo quello in dad, mia moglie che lavorava anche lei computer, eccetera, e avevano sempre bisogno. E l'azzurro. E in più mia figlia coi compiti a casa, perché lei ai tempi non era in dad, essendo in quinta elementare, e in più la cucina. Quindi ho fatto il cuoco e l'uomo dei computer. Il maggiordomo. Però devo dire che per certi versi io ho dei ricordi bellissimi, perché comunque ho vissuto molto la mia casa e la mia famiglia. Anche vero. con mia figlia giocavamo a carte, mettevamo la musica, avevamo tempo per potersi annoiare, addirittura una Bello. cosa. Dall'altra parte la preoccupazione per quello che stava succedendo, per mia madre per esempio che abita non troppo vicino a noi e quindi a un certo punto ha avuto la febbre e io ho detto aiuto, c'è il Covid. Poi, in verità gli è durato 1 giorno e mezzo, non sappiamo se è stato quello o altro a distanza di 1 anno e mezzo. Quindi l'ho vissuto da una parte con preoccupazione e dall'altra invece con tutti questi aspetti positivi. E diciamo che è stato un periodo veramente strano. Ci ripenso e dico che periodo bello, preoccupante e strano. Vabbè, vedi, È vero, è ancora un'altra visione diversa da tutte le persone che abbiamo incontrato fino adesso.
Da odontotecnico a cannavacciuolo misto Zuckerberg, misto ad Alfred di Batman. misto ad Alfred di Batman, pieno di bambini. Esatto, l'asilo dei papà. L'asilo di papà, bellissimo. Film che mi ha fatto un sacco ridere. Bellissimo. C'era venuto in mente di fare un piccolissimo gioco, visto che avete questo gap, giusto per rimanere Sì. in tema. Quindi volevamo farvi delle domande a ciascuno e vedere qual è la differenza. Un'intervista iniziare tu. doppia. Una Quasi, sorta di esatto. intervista doppia delle Iene, tipo. Ovviamente non solo la risposta, potete anche elaborare con quello che è l'esperienza vissuta. Il primo film che avete visto al cinema? Ok, io lo so. Vai. Io un documentario di National Geographic sull'Antartide, penso. Ok, Mi sembra, o Shrek. stessa cosa. Quello è il documentario su un orco, quindi. Io Cenerentola e ho pianto perché avevo paura dei topini che cucivano il vestito. Fantastico! Sì, sì, sì. Non ci voglio credere. Hanno un che di inquietante. Avevo 3 anni e mezzo, tipo. una roba del Oddio! genere. Sì, paura proprio. Bellissimo. No, questo si collega alla domanda che volevo fare io, che è qual è stato il vostro trauma a livello di... Infantile. Il trauma infantile, ad esempio, noi l'altra volta avevamo detto, per me era Malefica, quando si vedeva la luce verde di Malefica nel caminetto che cantava con quegli occhi spiritati e ogni volta mi nascondevo dietro al divano, ad esempio. Qual è per voi questo trauma? Beh, io legato al cinema posso dire, a me fa paura Dobby di Harry Potter, tanto, proprio sono terrorizzato. Sai perché? Perché tu sei giovane, non sei abituato ad E.T., che era ancora più brutto. Ma sai che in effetti Povero. l'abbiamo... Forse è anche l'età E.T. l'abbiamo visto, mi sembra, l'anno scorso e non mi ha fatto No. troppo paura. Anzi, dopo un po' ti affezioni. Invece Dobby, Sì. anche se è un personaggio carinissimo, in realtà si muove tutto strano. Infatti eravamo anche andati a Parigi a vedere la Cité du Cinéma e c'era il modello con cui hanno fatto il film e... Era No. terrorizzato. Fai Vabbè, un metro di distanza. Basta tirargli un calzino e sei a posto. Io invece il mio trauma è stato un misto, perché in verità poi avevo paura di tutti e due, fra E.T. e Yoda, perché un altro film che ho visto da piccolissimo è stato L'impero colpisce ancora. Allora, io credo che il vostro Ouch. problema siano le orecchie grandi a punta a Credo, questo punto, cioè è vero, è tra vero. uno e l'altro è una cosa genetica. Beh, passata. E.T. in verità non ce l'avevo, ma No, quando l'abbiamo ma rivisto Yoda. E.T. mi è piaciuto tantissimo. Io mi ricordavo solo il trauma, l'ho rivisto e ho detto, ma guarda, è proprio carino. Sì. Perché Vero. fa paura veramente poco. Sono schemi mentali che quando Sì. sei piccolo vedi una cosa e ti ricordi solo una cosa, poi lo vero. rivedi e ma no, è bellissimo. Sì. Ma è Perché? stupendo, perché i film di Steven Spielberg non invecchiano male, No, quindi mai. No, è vero, possono è vero. vedere in qualsiasi momento. Ragazzo ci sa fare, Mm-mm. Sì. Un sì. pochino sì, dai. Mainstream, ma ci sa fare, dai. Ma mainstream adesso perché tutti dicono Steven Spielberg, ma vuoi vero. mettere? Cioè. Io il trauma di E.T. era quando lo vedi è tutto pallido perché l'hanno portato via Oddio. Ah, sì. No, a me quando gli piange anziani. Elliot che dice non me la potete portare via, io... Ma a me è Mamma straziante, mia, veramente. terrificante. Neorealismo. Sì. Io ho pianto in classe quando l'hanno fatto rivedere, ho detto, "Oh mio Dio, No. quello è il mio trauma. Non portateglielo via. No, ridateglielo. Perché poi ti Questo affezioni cuore a lui di rosso. questo coso bruttissimo. Povero, il collo ma solo a me lungo. piaceva. No, ma è bruttino, però è adorabile. Cioè, è l'amore per l'orrido. Che cioè. Però in effetti all'inizio la scena quando lo vedono per la prima volta nella capanna, io Sì. Che urla. Cavolo. Sì. Esatto, che urla. Ciao Steven Spielberg, grazie. di Ciao, tutto, E.T. davvero. Grazie mille. Grazie, Steven Spielberg. Il primo film che avete acquistato. Scegliete voi il modo in cui è stato acquistato. Zan. Difficile. Tu Io nessuno. niente. Nessuno, perché non esiste più acquistare i film. Che domanda difficile. No, sto pensando alle videocassette. Vedi, io Che- sapevo che... Ovviamente videocassette, sì. Viene in mente The Commitments, però non so se è stato quello. Potrebbe essere perché mi ricordo la videocassetta nella libreria, che forse ce l'ho ancora. Cioè originale e non piratata. Ah, ok. Infilo la cassetta e schiaccio rec alla TV, era... Sì, Ah era- beh, sì. Adesso Io- estromettiamo un attimo l'adolescente. Quando c'era la pubblicità, Sì, voi eravate quel genere di persone che stoppavano e poi facevano certo. ripartire, perché sennò certo. C'era già un che di montaggio in questo, se vuoi. Mi è un po' spiegate? Una volta si registravano i film dalla TV quando li mandavano in prima serata. Ok. Mettevi la videocassetta e schiacciavi rec. Quando partiva la pubblicità, perché come adesso sono sempre di più le pubblicità, una volta ce n'erano di meno, ma Libera il c'erano film lo stesso. adesso le pubblicità. Tu ti alzavi di corsa, schiacciavi pausa,
la cassetta smetteva di registrare e quando il film ripartiva lo facevi ripartire. Così quando Per lo non riguardavi registrare non c'era la pubblicità. E Però se eri devi pro, stare sul andavi un pezzo. po' più indietro, giusto per tagliare quel pezzettino di pubblicità che avevi registrato per registrarci sopra, per sfregio. Esatto. Solo che se Era... andavi in cucina a prendere le cose e poi ripartiva, e arrivavi in Mm. ritardo e mancavano 5 secondi di film. Dà anche Eh. fastidio, un Sì. certo tedio proprio. Vedevi la cassetta che faceva tu e il film ripartiva dopo e tu. Quelle erano le videocassette. Adesso, Sì. No, adesso il film è è intero. cambiato un po' tutto. La mia domanda è, noi eravamo abituati ad aspettare una settimana per vedere l'episodio successivo. Adesso invece in un giorno possiamo vederci anche 7 stagioni in una botta. Andrea, se dovessi aspettare una settimana per vedere un episodio, sarebbe frustrante? Io premetto che a me questa cosa dà molto fastidio il dover aspettare, anche quando fanno parte 1, parte 2. Mm. Cioè, dai, mettila tutta, sappiamo che l'hai già prodotta, perché devi metterne metà. Ad esempio per la serie Lupin, Sì, sì. perché deve ancora uscire la parte 2. Mm. Però secondo me aumenta la cosiddetta hype, l'attesa, Mhm. e quindi diventa proprio una cosa importante e la apprezzi anche di più, forse. Mm-mm. Mio papà mi raccontava di Twin Peaks come Ok. era una cosa proprio La prima incredibile. serie, per quanto mi riguarda, e tutti erano in subbuglio in attesa della puntata successiva per capire cosa sarebbe successo. Effettivamente questa cosa si è persa e giocano sul fatto di distanziare le stagioni e di Sì. creare hype in altri modi. sì. Sì, magari fanno la sui pausa. social mettono quel teaser trailer di 3 secondi. E tu. Ogni tanto tu dici sì, ok, ma dammi la stagione, non mi interessa. Adesso secondo me la cosa che fanno è anche partire molto prima a pubblicizzare una cosa, cioè magari iniziano a pubblicizzarla 1 anno e mezzo prima che esca Mm. e quindi tu sai 1 anno e mezzo ad aspettare che esca il film o il primo episodio di una serie e poi te la guardi tutta in 2 giorni e ok. Sì. Però il problema Sì, è che poi, pazzesco. nel E senso, poi aspetti 1 anno e mezzo per vedere quella. se ti vedi 20 episodi in un giorno e poi cosa fai? Soffri Quello per il è Ci resto. ripensi. Ci pensi, sì. Sì. Mi è sbocciata una domanda mentre parlavamo. Ok. Nel fatto di Ilario, tu hai visto Guerre Stellari, perché Star Wars è adesso la moda di chiamarlo Sì, Guerre esatto, Stellari. Guerre Guerre Stellari. stellari. Li hai visti al cinema? Sì. Ok. Quando è apparso sullo schermo episodio 4, hai visto Eh. il primo? È il primo ed è apparso episodio 4. Sì. Che cosa? Sì, e lì poi c'è tutta una diatriba su quale sarebbe da guardare per primo, per secondo, Sì, vabbè. lasciamo perdere. Io credo che bisogna rispettare la Sono cronologia di d'accordo. uscita Sono d'accordo. e quindi va bene, quello è il 4, parla di cose avvenute in un altro momento, ma è il quarto, io la vedo beh. così. No, È ma stato la- strano, è vero, sì, sì. è stato strano. Anche perché per me erano 3, era finita lì, invece Sì. 3 trilogie, 3 ciao. trilogie che sono andate. Scusate, queste sono le opinioni Sì, personali sì. che... L'ultima devo dire che l'ho apprezzata di più. Anch'io, sì. No, dai, Kylo è fantastico. È uno È dei un miei personaggi personaggio. La Kylo è seconda Beh, Dan ho Driver. fatto fatica. beh. Esatto. Ma esatto. anche gli spin-off, mi ricordo, noi siamo andati a vedere al cinema quasi tutti. In particolare Rogue One Rogue One. ci era piaciuto un sacco. Rogue One è molto carino. È uno sì. spin-off in realtà. Sì, Sì, molto infatti, credo divertente, fatto sia bene. uno dei migliori che usciti. Sì. Per me quello è Suicide Squad, non... Sì, è vero. Dovevano invertire i titoli. Poverini. Mi è sempre incuriosito perché essendo Mm. io non ho potuto vedere, no. noi non abbiamo potuto vedere i primi al Certo. cinema e quindi l'idea di ritrovarsi davanti a un capitolo 4 e dici mi sono persa dei film, ma non... Sì, in oppure effetti. ritrovarsi davanti alla famosa scena del I am your father e di E dire, ma come? Boom. perché per noi già lo sapevi, ne parlano tutti, i parenti, Sì. ormai è una battuta e quindi quando lo vedi fai ah ok, vabbè. Sul momento deve essere stato uno dei Uno plot shock, twist tipo più così. grandi. Non più di ma lei è tua sorella, però comunque... Sì. Wow. Vai, fai la tua domanda. Voglio dire una parola, una. Vediamo cosa succede nella vostra testa. Blockbuster. Ho già sentito. Gliel'ho già Le raccontato. cassette, dove si comprano le cassette? No, Comprano. sì, comprano no, affittano. Ah, ok. Cassette e poi DVD, perché sono DVD, è arrivati vero. anche È DVD. vero, c'erano anche loro, sì. Era un negozio grandissimo con tutti i film, in verità non erano tutti, però vabbè, facciamo finta, tantissimi film e tantissime copie.
perché prima le prime videoteche tu andavi e c'era una copia, quindi la dovevi prenotare. No, voglio vedere quel film lì, ma ce l'ha prima quello, poi devi vederlo quell'altro. Invece in Blockbuster andavi, film appena uscito, c'erano 15 copie, quindi te lo prendevi o portavi a casa. E in più c'era gelati, pizze, tutto il junk food possibile e immaginabile. Era un paradiso che adesso Sì, era è a bello. portata di tutti sul computer. C'era tutto, però c'era tutto un rituale molto bello. Ok, usciamo, andiamo a Blockbuster, ci scegliamo insieme il film, prendiamo anche il gelato dell'Haagen-Dazs, torniamo a casa, Le ci schifezze. guardiamo il al film. caramello. E poi, bisogna riportare il film, perché entro un tot di giorni dovevi Dovevamo- riportarlo. Io mi ricordo anche che c'era stato quel momento in cui dal riportarlo avevano messo la buca. Sì, Ah, sì, Perché è prima vero. non c'era, dovevi entrare e È ridarglielo. vero, è Invece vero. Se avevi la cassetta Ah, dovevi riportare indietro il nastro e ridarglielo già sì, Sì, già a posto. all'inizio. Che poi in verità loro stavano lì le ore a ritirarli indietro perché tantissime persone non lo facevano. Sì, esatto. Vabbè, ma Sembra- lì è... È una Pazzesco. biblioteca del cinema. Esatto. Sì, Una videoteca. esatto. Una videoteca. Internet ha lasciato un sacco di disoccupati di Blockbuster. Veramente. Beh, sono Eh. loro che non sono stati sul pezzo, però. No, secondo me. esatto, potevano... Perché quando ancora non erano finiti, Netflix ha cominciato a fare la stessa cosa mandando le videocassette a casa. Non so se vi sì, ricordate. sì, c'è stato... Ma era... Apposta, l'inizio Face- proprio di Netflix. E poi Netflix, appena capito come funzionava la rete, che si poteva evitare di spedire, ha detto: ciao, proviamo a imbarcarci in questa nuova esatto. impresa. E quelli là pensavano di andare avanti con i DVD. No, Insomma, purtroppo non strategia funziona così. aziendale sbagliata. No. Non c'era Zuckerberg probabilmente a capo da... Infatti noi programmiamo in maniera familiare settimanalmente cosa fatto vedere. bene. Siamo in 4 e ogni settimana uno decide cosa vedere e lo decidiamo prima, ci organizziamo. Adesso abbiamo anche il proiettore, quindi insomma, Beh, allora. Bellissimo. simuliamo Fate un po' bene. il cinema. E Meraviglioso il proiettore. ci proviamo. In Sì, casa. sì, è stato un regalo della mamma di mia moglie che ci ha Quanto- fatto Natale e siamo molto molto contenti. Un proiettore molto economico, però molto è- semplice, ma devo dire che Funziona. fa il Fa suo il suo lavoro. lavoro. Sì, sì, Quanto assolutamente. mi manca andare al cinema. Eh, Lo Noi so. dovevamo Manca andare veramente a tantissimo. vedere Nomadland che ha vinto gli Oscar, però alla sì. fine non siamo riusciti. Però siamo Eh. andati a teatro, Giusto. siamo andati a teatro Ah. settimana scorsa. Cosa avete E visto? abbiamo visto Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte. Oh, All'Elfo. E dovevamo andare l'anno scorso, poi c'è stata la pandemia, quindi abbiamo preso il voucher. Sì. Quest'anno a un certo punto stava per scadere, aiuto, aiuto. Abbiamo visto che lo rifacevano, abbiamo acquistato i biglietti e siamo andati. Mascherine, distanziamento, un Ovviamente. tempo solo, però Sì, sì. è stato bello tornare a teatro. Strano, molto strano. Ci sono apposta gli addetti che dicono tirati sulla La La mascherina. mascherina, la mascherina. Noi abbiamo fatto, io ho una compagnia teatrale qui a Gallarate, abbiamo fatto una rassegna e a parte recitare con la mascherina, che avevamo quella trasparente per fortuna, ok, vabbè, Sì. però anche da pubblico, vabbè, il distanziamento, ok, quello che secondo me la gente non capisce è che il problema non è in sala, il problema è nel foyer Sì. o in biglietteria per quanto riguarda il Sì. cinema, e quindi dici, sì, io mi fido delle persone, ma sai... Come la a scuola. un certo punto... E sì. dentro c'è la sì. distanza, ma poi una volta usciti. È quello il problema che molti non capiscono, e purtroppo un grave Più problema. i trasporti. Più i perché trasporti, Trasporti, certo. Non ne parliamo. ovviamente. Disastro. Lo erano prima, figuriamoci adesso. Il vostro duo padre e figlio preferito nel mondo del cinema? Giusto. Porca, che bella domanda. Ah, vabbè, me ne viene in mente solo uno, Denzel Washington, e poi il figlio che ora ha fatto un sacco di cose. Ha fatto Tenet, quello nuovo di Nolan che volevamo vedere, Mhm. Malcolm e Non ce l'ho Marie, presente. in questo. A me viene in mente Michael Douglas, la famiglia Kirk, Douglas. Kirk Kirk. Michael. Michael. Beh, ormai male. anche... Sì, loro sono storici comunque. E a livello Duo- fiction? Sempre padre figlio? Sì. Sì. Il Breaking Bad. Breaking Bad. Anche adesso. This Is Us. No, Modern sì, Family. This Is Oh, no! Us. Wow. È Bellissimo. abbastanza pesante. No, è troppo pesante. triste. Io Dipende faccio da dove fatica. siete, dipende a che punto siete. Dobbiamo iniziare la terza. Ah. Ah, peggiora? Aia. E io faccio... Allora guarda, basta, io non lo guarderò. No, è Già faccio una meraviglioso. fatica. No, È vale la meraviglioso. Bellissimo. È Però- fatto benissimo, è sceneggiato da Dio, è Non annoia. fantastico. Non Non annoia, annoia, anche è se vero. parla di cose delicate, drammatiche, però io faccio una fatica proprio a livello tristezza. No, no, impressionante. ogni episodio
piangi. E non in maniera perché è triste, magari è anche emozionante, Sì, però è vero, piangi, cioè è vero. non ce n'è. Poi anche le Scappi. scelte musicali sono molto mirate. Sono gli sceneggiatori della serie che hanno chiesto scusa all'attrice perché hanno detto dopo un po', cioè tutto a lei capitava. Facevano capitare tutto a lei, perché adesso sono alla sesta, sono arrivati alla sesta stagione, quindi È a voi- l'ultima, hanno confermato. Esatto, bocca al lupo per la terza stagione. Oh no, Godetevela. oh no. No, noi ora come famiglia abbiamo fatto una pausa da This Is Us e siamo passati a Modern Family, Molto che ci bene. mancava l'ultima stagione, che lì è Sì. proprio tranquillo. Anche quello. Phil Dunphy penso sia il mio papà A preferito. me fa impazzire. Lui e Jay, anche Jay mi piace Anche, molto. anche Cam e Mitchell sono Oddio. Sì, è vero, sono Sì, non ce n'è uno fantastici. che non vada bene in quel È cast. vero. Sì, no, Spettacolare. è vero. Il fatto che siano tre famiglie molto diverse, ma che comunque abbiano ognuna ha la sua dinamica, quindi non c'è questa cosa che sono tutte uguali o tutte, però i difetti e i pregi, tutti cioè, sono quei No. piccoli prodotti molto, molto belli. Gioiellini. Molto bravo. Sì, Gioiellini. esatto. Gioiellini. No, ma è incredibile anche quanto gli attori più piccoli anche siano veramente bravi. È vero. Quello- È vero, è vero. Quello è difficile da trovare. E quanto però. sono cresciuti. Mazza, Io- io ho visto Veramente. come si chiama la Alex. figlia di Cam. Alex. Ah no, No, scusa, Lily. Lily. Sì, Mamma che è mia, alta. quanto è cresciuta, era così, era. E anche Piccolo. Luke è già 1,80 m forse. Ah, È sì, vero. è vero. Tra l'altro avevo letto che Lily è stata la persona più piccola a partecipare ai Golden Globe, cioè a sfilare Ah. sul red carpet. Ma Eh dai, sì. Ecco, aveva 4 anni la prima... Piccola. passeggino. Esatto. E poi è Belli. stata anche forse la prima attrice piccola che non hanno preso i gemelli, è solo lei. È vero. Ah sì, è vero che di solito Perché sono solitamente prendono i gemelli, Di no? solito prendono i gemelli, sì. Sì, per motivi di Per motivi legali. studio teacher sul set. Uno stereotipo del vostro lavoro, vabbè in questo caso vai ancora a scuola, però avete mai incontrato stereotipi per quanto riguarda voi, la vostra professione o quello che fate nella vita in generale? Allora sì, secondo me come studente o comunque persona giovane che frequenta il liceo, penso che sia abbastanza evidente che ci sono moltissime persone che etichettano tutti i giovani come vandali, musica, trap, e che a me dà fastidissimo, cioè io personalmente non l'ascolto, però non è che se vedi uno giovane è scontato Automaticamente. che ascolti la trap. Anche il poi non dare fiducia magari, che spesso succede e alla fine... ai giovani, dici. Sì, Ai ha giovani, fatto un giovani. discorso bellissimo Favino ai Davide di Donatello Esatto. sull'insegnare il cinema nelle scuole e aveva ragione, alla fine il mondo in mano ce l'abbiamo noi, posso dire. Sì? Sì, È è vero. giusto. Voi. Anche il fatto che magari non ci si aspetta che voi conosciate certe cose o che facciate certi esatto. discorsi su determinati argomenti, quindi quello lo aggiungerei volentieri. Tramite il podcast stiamo combattendo anche questo alla fine, perché dai due punti di vista emergono un sacco di cose. È vero. Credo sia infatti molto utile partire anche da una cosa come un podcast dove parli delle passioni con anche banalmente i genitori, perché molto spesso la relazione fra figli e genitori non vanno così nel profondo, sempre più spesso restano leggere, superficiali perché uno ha la sua vita, hanno le due... Invece trovare qualcosa di cui riuscire a parlare insieme, e il cinema fa anche questo, il cinema e il suo spettacolo fa anche questo, unisce le persone per qualcosa che ti piace, però poi porta ad altro, perché i punti in comune, oppure ti piace un film che a me non piace, va bene, allora ne parliamo, perché diventa un cineforum continuo in casa. È vero, è vero. La stessa cosa che succede all'interno del nostro podcast diventa anche per noi una cosa terapeutica. Comunque c'è quel momento della settimana in cui registriamo e dove siamo obbligati, fra virgolette, a parlare, a interagire. Volente o nolente si scoprono, come diceva lui prima, delle cose, degli aspetti che uno non aveva considerato. E abbiamo imparato che non bisogna parlare prima dell'argomento, cioè mentre non si registra, perché magari dicevamo possiamo dire quello, però si perdono... Sì, no, stendiamo un canovaccio più o meno con qualche domanda, qualche frase, eccetera, però non bisogna togliere la spontaneità. Lasciate andare il flusso di pensiero, insomma. Sì, perché spesso vengono fuori delle cose sia interessanti che divertenti che non puoi programmarle, perché non essendo due attori, sai, se è un attore dici va bene, è fatto così, fa ridere, è divertente, è un testo, lo rifaccio, se non lo sei, no. No, è vero. Ma lo stereotipo mio, per quanto riguarda il mio lavoro, è molto semplice. Ah, odontotecnico, dentista? È un po' come bancario, banchiere. Ok, mi è venuta questa domanda, non so, poi dipende da come siete voi, ma
C'è un film che piace a Ilario e che invece Andrea dice no, o viceversa? Oppure avete dei gusti molto simili? Beh, quando gli ho fatto vedere il mio film preferito, non è che l'ha apprezzato No. molto. A me è venuto in mente un altro. Rusty il Selvaggio, Sì. il film preferito. Ok. In realtà un po' l'ho apprezzato, però non ero ancora nel mood del cinema, quindi non... Era un film strano, ecco. quando gliel'ho fatto vedere. era- Dovresti rivederlo adesso, quindi. Sì. Esatto, e anche Le Iene. A me Le Iene la prima volta che l'ho visto, l'unica volta che l'ho visto, non Non ti mi è è piaciuto. piaciuto? Ho detto, No. succede tutto in sto magazzino, cosa c'è di bello? Devi Sangue. vederlo, È devi Tarantino, Tarantino è teatrale. Tarantino ed è ma anche infatti uno dei poi- primi che ha fatto, quindi non è che aveva molti soldi per Esatto. mettere- Esatto, sì, che hanno usato le loro camicie gli attori. Pure. Sì, sì, sì. Ma poi ho riscoperto il cinema e Tarantino ora lo adoro, veramente mi piace Sì? molto. Infatti dobbiamo rivederlo lì. Lo rivedremo. Sì, Le Iene sì. Vorrei- Ma vorrei infatti recuperare. Tarantino è uno di quelli che comunque ha mantenuto, perché sia Le Iene che The Hateful Eight sono tutte nella stessa stanza, quindi è una cosa che io adoro perché è una fusione di cinema e teatro che mi fa vero, impazzire, cioè, ok, cambiano le Poi, inquadrature, però. quello che non mi ha fatto impazzire troppo è Once Upon a Time in Hollywood, A perché... me è piaciuto. Anche a me è No, piaciuto. carino, però guardi il film e dici... è di Tarantino questo film, non lo so. E poi succede tutto negli ultimi 10 minuti e dici, ah ok, questo è Tarantino, perfetto. Adesso lo riconosco. Questo è vero, Sì, questo è sì, vero. sì. Però cioè, si vede che Forse giustamente un è più po' budget. anche autoreferenziale, cioè un Molto. po' piacione o supercast. Questo forse è vero, però ritengo che sia comunque un bellissimo film. No, no, Mi è sicuramente. piaciuto. Però non l'ho sentito troppo suo questo qui. Mhm. Perché comunque non Sì, beh, è succede diverso. niente a livello di sangue, non succede niente per un'ora e mezza e dici... E quindi... Strano, Sì. non ho ancora visto E niente di aspetta. contro le pareti. È vero, è Ti tutto presenta Leonardo condensato sul DiCaprio con un finale. lanciafiamme e dici, ah ok, ok. Ok, lo sto riconoscendo adesso. È vero, è vero. L'ho vinto come Miglioramento. Best Production Design e lì mi sono girata perché ho detto dove? Cosa? Dove? Cos'è che hanno fatto? Perché alla fine, allora, vivendoci, le strade sono quelle. Ancora oggi, se io adesso scendo e vado a vedere, sono uguali. Hanno semplicemente cambiato i nomi dei negozi o perché magari non avevano il permesso di mettere il nome di quel negozio lì o perché all'epoca c'era un altro negozio e i poster del cinema e qualche macchina d'epoca. Fine, non hanno fatto nient'altro. Quando c'è 1917 che ha costruito delle trincee di non so quanti ettari per fare tutto il film, cioè addirittura la mappa da Google Earth si vede il set di 1917 per quanto è grande. Piccole donne, anche loro, comunque c'è stato un bel production design perché non trovi le stesse cose adesso, no? Di piccole donne, quindi no, Once Upon a Time in Hollywood. La stessa sensazione che mi ha dato Parasite, che infatti quando siamo arrivati verso la fine ho detto scommetto che adesso sta diventando un film di Tarantino, E- giuro. E dopo 2 minuti è successo il Ah. finimondo, ho detto ok. Sì, poi finché cambiano stile all'improvviso io li adoro. È come quando da piccolo fai i compiti e alla fine c'è il gelato. Cioè, devi sopportare tutto il film e alla fine... Sega! Sì. A me è scioccato sapere che per Parasite hanno ricostruito la casa, non esiste, l'hanno costruita apposta per il film e anche la città. Hanno costruito un'intera città perché dovevano allagarla. Ah già, è È vero. vero, E il io- alluvione. Come ho visto il backstage sono rimasta... Beh, fra l'altro bellissime le scenografie, cioè sia Sì, la è casa È che bellissimo tutto di fatto Parasite. veramente bene. Sì, Pazzesco. peccato che non abbia vinto Sì. per production design, però. Ha Ah, vinto dai, tutto il cavolo. resto. Ha vinto tutto il resto. Quello sì, per fortuna sì. Ero combattuta tra quello e 1917 per quell'edizione lì. Non l'abbiamo molto visto. bellino. Ha unica sequenza. Cioè Sì. c'è un'unica... C'è In realtà ci un sono 3 piano stacchi, sequenza. Ah, però li hanno nascosti. Ma è come Birdman che a un certo punto c'è il buio e poi riparte tutto, c'è però comunque Esatto. sono un'ora intera di... Vabbè. Hanno fatto un'hitchcockata di quelle... Sì, sì. No, ma anche in 1917 l'hanno fatto. C'è il passaggio tra il giorno e la notte che lo fanno molto bene. vabbè. Non dico altro. Vabbè, su quello ci vi sta, credo. Come dai. facevano? Cioè, sarebbe stato difficile. Non... Sì. Quello è lo stacco più evidente, poi gli altri due non li noti, ma ci sono. Poi magari ne riparliamo quando lo guardate. Esatto, Li quando lo cercheremo. Ci date i minuti così. Sì, esatto, vediamo Va i bene. minutaggi. Ilario ha parlato di backstage, abbiamo parlato di backstage, mi è venuta in mente questa cosa che una volta non era così facile trovare i contenuti Dietro le speciali o i dietro È le vero. quinte di film o quante... Adesso YouTube. Eh sì, una volta erano solo nei DVD, quando usciva il film in DVD c'era qualche contenuto speciale. C'era il O alla doppio fine- DVD. O alla fine della Sì. VHS. O alla fine, è vero. Ah, è vero, anche la fine del VHS, è vero, è vero. Pensa Adesso che roba, Andrea. è Non si vedeva fantastico. niente.
Non sapevamo come facevano i dinosauri. Sono veri! Sono veri! Io adoro, c'è una pagina Instagram che fa vedere la sequenza sia col green screen che senza Ho presente. dei film più spettacolari. Mi E- piace molto vedere perché capisci veramente come fanno. E ci rimani anche un po' male perché dici no, come non è vero. Ah, ma tutta quella roba dietro era finta. Guarda, io il primo shock che ho avuto, però forse tu questo show non lo conosci perché è un po' vecchiotto, si chiama, non tanto però, un pochino, si chiama Ugly Betty. Non ha effetti speciali, nel senso che parla di una ragazza che lavora in un'agenzia di moda, molto molto tranquillo come serie, però ho scoperto che gli esterni erano tutti in green screen, perché loro dovevano abitare nel Queens, che è un quartiere orribile, le parti di New York, e quindi non potevano permettersi di portare tutta la crew nel Queens, perché vuoi mettere? Gli rubavano tutto. È pericoloso. Esatto. Quindi hanno fatto tutto, tutti gli esterni sono in green screen, io ci sono rimasta malissimo. Pensa a te. Perché è fatto bene, poi metterò le foto mentre ne parlo. Però è fatto molto bene perché non sembra. Tu dici, cioè, posso capire Star Wars, ma Ugly Betty? Certo, effetti speciali. Ma dove? Adesso sta degenerando perché ci sono film dove fanno le ferite. È vero. C'è il i taglietto uomini sulla che odiano faccia le e tu fai- donne. I uomini che odiano le donne, Daniel Craig. Esatto. C'è una ferita che e dici, ma scusami, Non ma c'è. non ce l'ha un reparto trucco, hai speso tutto per gli effetti speciali. Vabbè. No, Jurassic Park io resto sconvolta, cioè anche adesso che lo conosco a memoria, c'è uno che pittura il dinosauro, è gigante. Sì, sì. Cioè, che Pazzesco. spettacolo. Però vabbè, basta anche Bellissimo. soltanto prendere uno di quelli recenti, Black Panther, e vedere cosa c'è Sì. effettivamente sul set e dici, niente. Niente. Vuoto. E invece noi andando molto più sul semplice, senza aver visto Shining, un po' di mesi fa abbiamo visto su YouTube questo video dei dietro le scene che inquadrano Jack Nicholson che studia la parte, poi a un certo punto su Kubrick, e tu vedi Kubrick che scrive alla macchina da scrivere e è molto... Tu non hai mai visto Shining? Ilario, tu l'hai visto Shining? Sì, l'ho visto. Ok. L'ho visto. No, Di Kubrick, ho il cofanetto di DVD di Kubrick. Ah, ok. Sono lì pronti. No, Per ora abbiamo strano, visto ok. solo Odissea nello spazio ed è stata Ottimo inizio. Un'esperienza. Sì, è proprio per farti capire come... Per Eyes Wide Shut dovrai aspettare forse qualche anno per No, vedere esatto. quello. Sì. Però Anche Shining... quello Però lo già vedo Shining. volentieri perché l'ho visto al cinema Eyes Wide Shut tanto tempo fa e Molto vorrei bello. rivederlo perché non l'ho capito bene del tutto e Sì, è un po' lo vedo volentieri. torto. Molto strano sì, se pensi sì. alle inquadrature. Io adoro le inquadrature di Kubrick perché Sono poesia, è quelle inquadrature. una serie di fotografie ben fatte. Era pazzo, ma ne aveva Sì, ben... non stava Aveva il bene, senso però. dell'inquadratura molto sviluppato. Non so se avete mai visto le foto di quando era giovane, che lui era un fotografo Sì, e ha fatto qualcuna sì. tantissime foto in giro per New York, così. No, per New York, scusate, Per- per per- Londra. per- E anche È come- diversi autoscatti, selfie. Selfie è diventato lui. Di quando era giovane, stranissimo vederlo da giovane, stranissimo. Sembra una persona normale. Ma no, secondo me no, neanche da giovane. Anche la storia infinita che ne parlavamo prima, Esatto. cioè c'è il drago che si vede che è di cartapesta, o anche gli scimmioni di Odissea nello spazio. Sì. A me hanno ricordato il tizio travestito da scimmia in Occidentalis Karma nel video. È lui, sono identici. Ciao Gabbani. Vabbè, allora non cito il primo Godzilla, forse. O King Kong. Esatto. King Kong. Mamma mia. Beh, Oh allora, mio Dio. non tutti sono Spielberg, per cui lui fa un beh. film con gli effetti speciali degli anni 90 che ancora adesso sono meglio di alcuni effetti speciali fatti adesso. Però penso che la storia del cinema si faccia anche così. Ci sono alcuni film che ti fanno vedere quando studi storia del cinema che dici, sì, capisco perché me lo stai facendo vedere, ma ok. Mentre ci sono film che fanno la storia anche solo per come sono fatti tecnicamente. Non invecchiano, cioè né la trama, né la recitazione, né gli effetti speciali, non invecchiano neanche dopo 20 anni, 30 anni, e quello è un film che, ok. Sì. Quello è un film che è fatto bene. Esatto. Se uscissero ora avrebbero comunque successo. Esatto, il sì, senso, certo. il Senza senso è ombra di quello. dubbio, sì. Cosa che, per quanto lo ami, penso che i primi 3 di Star Wars forse adesso... Per quanto... Forse non so se sono le transizioni fatte in nero così da una O scena magari all'altra. Luke Però. che inciampa sul nulla. Vabbè, ma perché Star Wars in fondo è la trama base per scrivere qualsiasi altro film. Esatto, perché secondo me anche il campo della fantascienza si è allargato. Cioè ora ci sono molti più
film fantascientifici. Sì. Quindi è là vero. era proprio particolare in quell'epoca. Mm-mm. Ora invece, Era la fantascienza. esatto. Sì, era Più o quello. meno, no? Sì, c'era quello Star Trek. Adesso invece è stato raccontato tutto e di più. Tutto. C'è Che un vai- genere che vi piace di più vedere assieme? Tarantino. Tarantino. No, un genere in particolare direi Non di so, no. a me sinceramente piacciono le commedie, però spesso siccome sono commedie, tecnicamente non sono fatte bene. Ah, Cioè, ok. mi succede spesso però di Sì. notarlo, ma forse cioè, anche in film magari un po' più scadenti, però Mm. anche in film discreti. Mhm. Ok, quindi dobbiamo consigliarci un po' di film fatti bene, comedy, sì. mi sa qua. Un po' di Sì. comedy Ok, ok. di alto Un po' di livello. comedy di Il alto grande, livello. il Beh, grande Lebowski è comico, Ma no? direi che non è una comedy, anche se è no. assolutamente comico Sì, in alcuni esatto. momenti. È tragicomico. Paradossalmente è un crime, è un thriller, Sì. non thriller, ma crime Non so, sicuramente, io però credo che non gli si possa attribuire un no, genere, è fuori da dipende dai qualsiasi... momenti. Come Parasite è molto... Sì, forse Forse Parasite sì, sono due generi. però diciamo li passa Drammedy. tutti. Sì, Drammedy, sì, esatto. un drammedy. Drammedy molto carino. Sì. Ilario, c'è un film specificatamente della generazione di tuo figlio che ti piace molto? Di quelli E di viceversa, eh? Cioè, supereroi, eccetera. Beh, diciamo, film che ho visto ultimamente, il più nuovo che ho visto, che mi è piaciuto un sacco, è Jojo Rabbit, per esempio. È un Troppo piccolo bello. capolavoro, lo annovero fra i piccoli capolavori insieme veramente. a... Forse non rispecchia proprio i giovani, perché non so Mm. se la domanda era tendenziosa da quel punto di vista, però... No, vabbè, in realtà ho pensato che ci sono diversi film usciti nel periodo dell'età che può avere tuo figlio che validi, però sì. di proprio generazionali credo che la sua generazione sia come un po' sono i supereroi principalmente. Sì, purtroppo sì. Quindi- Quelli non li apprezzo, ma anche perché non Ok. mi ci sono mai messo a vederli. Insomma, non escludo che potremmo vederli e che mi possano piacere. Ma neanche a te piacciono, Andrea? I film su Io supereroi? non ne ho mai visti. Cioè, abbiamo visto... Beh, non Federica, penso... consigliaci da cosa partire, dai. Esatto. Ah, Beh, caspita. da Batman del 1979, cioè, Vabbè. Dipende se siete team DC o team Marvel. Beh, sicuramente io nella lista da vedere che subito sono la trilogia di Nolan di Batman Vabbè, quello, Ottima ok, scelta. perfetto. e Joker abbiamo visto, l'unico da sì. poco. Ah, Sì. Però già non Bello. va Sì, nella quello categoria è- supereroi, certo. secondo Avete me. iniziato Sì, pesante. anche secondo me è una Eh, scusa sì, per è fare stata un una scusa. capolavoro. Sì. No, vabbè, io solitamente consiglio di iniziare dalla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Sì? Forse il primo l'ho visto, sì. Quello. Io ho iniziato così, insomma, da quello. Il livello è molto alto, tra l'altro. Sì. O Iron Man, Ok. insomma, uno Ma, dei primi ma ad due. esempio gli ultimi usciti, io ho sentito un sacco parlare di Endgame, Sì. Civil War, quelli, cioè secondo voi come... Da big fan della Marvel ti dirò, Endgame non mi ha fatto impazzire, perché mi aspettavo, siccome comunque è la fine di un'era, e molti di loro non rivesteranno più i panni di Iron Man o di Capitano, cioè molti non li vedremo più, quindi mi aspettavo un finale un po' più commemorativo, diciamo, di questi personaggi che non c'è stato, e quindi purtroppo mi è dispiaciuto per quello, più che altro. Ma invece vi faccio una domanda io, se posso, sì. che non c'entra niente, però mi è venuto in mente. Cosa ne pensate di Robert Zemeckis come regista? Sei contento? Sì, Ho sbagliato domanda. No, no, vabbè. Per me no, poi non so per Giulia, la faccio No, a elaborare, me non poi parlo io. dispiace, esatto, però non è uno tra i miei preferiti, io ho dei gusti strani a livello Mhm. di regia e insomma, cioè, allora, sono fan dei classici come, vabbè, Ritorno al futuro, Roger piuttosto Rabbit. che, esatto, poi, non posso dire niente di che perché Forrest Gump io lo amo, ok, lo adoro la follia. Quello con Steve Carell. Io adoro Steve Carell, però non sì, mi anch'io. ricordo come... So che l'ultimo che ha fatto era The Witches, con Anche. Anne Hathaway. Vabbè, a me piace That Becomes Her, però mi devo ricordare il titolo. originale. La morte ti fa bella, stavo giusto per citare anche quello. E lì praticamente ha inventato degli effetti speciali che non c'erano Che prima. ridere. Pazzesco, Che ridere sì. Li ha inventati lui e da lì li hanno copiati tutti. È vero. Questo qua. Però è geniale. Benvenuti a Marwen. Ah, sì! Quello delle ok, bambole. sì. Quello Ah, delle sì, bambole. quello della casetta, sì, sì. Esatto. Allora, ci sono Non l'ho ancora visto. delle cose, dei film che secondo me sono suoi, che sono Mhm. delle bombe atomiche meravigliose, tipo Forrest Gump, tipo, e altri che... Niente di che, ok. no, Perché tipo io lo Polar considero Express, comunque... qualcosa.
lo considero comunque un sottovalutato del mainstream sempre. Sono d'accordo. Sì, sì. Però direi che ha fatto dei film, cioè tu pensa anche solo a Roger Rabbit. No, infatti, cioè, ci sono Eh, alcuni film che secondo me sono passati proprio in sordina, ma perché non erano un granché, però quando fa qualcosa che è fatto bene oppure che ha l'idea giusta al momento giusto, la cosa, mhm. sono bellissimi. Cioè, Diciamo che sì. quando li fa belli belli. Esatto. Cioè, Ritorno al futuro. ah beh, sì, Ritorno al futuro. È stupendo. Ritorno al Cofanetto. Hai visto Ritorno al futuro, Andrea? Sì, 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 sì. sì. Beh, Ritorno Belli, al futuro, una cosa che mi ha impressionato proprio come sensazioni, quando li abbiamo visti, se non sbaglio, nel giro di 2 settimane, tutti e tre, mi ha dato quella sensazione di averlo finito e non poter più vedere i personaggi come di solito accade nelle serie. No. E coi film di solito non... cioè, ok, li hai conosciuti per 2 ore i personaggi, non Mhm. fa niente. E invece lì proprio ci sono È rimasto bello. proprio Ti è male. spiaciuto? Poi di solito nelle serie, siccome sono tanti episodi, accade spesso. Che ti Infatti. affezioni. Sì, No, sì, è vero, è vero. No, è beh, Allora Ritorno magari al guarda futuro. Teen Wolf, che lì più o meno è vestito uguale. È vero! Sembra lo Che stesso bello! personaggio. Come si chiama in Voglia di italiano? vincere in italiano Ok, si chiama. Sì, Voglia di vincere. brava. Non mi veniva. Carino, voglia di vincere, Voglia è di vincere, carino. È carino. Ma lì è fatto vestito bene. uguale, come se fosse lo stesso personaggio, quindi volendo te lo È vero, rivedi è di vero. nuovo. È sempre lui. Beh, Michael J. Fox è uno di quelli che secondo me sarebbe stata una star No, galattica. infatti mi dispiace. Se, È vero. perché io tutti i film suoi che ho visto da quelli più perché uno dei primi film di oh mamma mia, no, scusate, non mi viene in mente il nome. Che è Ciao uno dei Google. primi Ciao Google. Ciao Google. Di Peter Jackson, è uno dei primi film di Peter Jackson, che in ok. inglese è The Frighteners e in italiano è ok. Sospesi nel tempo. Sì, molto È bello. appena dopo Ritorno al futuro, quando già stava un po'. Però è un film fantastico, No, sì, thriller, tipo dove lui parla vede i fantasmi, parla con i fantasmi e risolve casi, mi è dispiaciuto veramente. Cioè, lì è proprio la vita che si mette in mezzo e ti... Sì. Ma tra l'altro da quando è che... Da quando era giovane? Aveva 30 anni quando tanto. gliel'hanno diagnosticato. Sì. Quindi era poco dopo Ritorno al futuro, forse addirittura verso l'ultimo. Sì, mi sa di sì. Forse. E lì lui ha iniziato a fare altro, ovviamente. Beh. Ha fatto una serie stupenda di qualche anno fa, in cui lui adesso fa il padre di famiglia con la famiglia e lui è un malato di Parkinson. E quindi, solo che l'avevo letto, sì. terribilmente autoironico, perché tutte le battute, tutte le cose... C'è una scena, lui fa il giornalista in questa serie, e stanno correndo verso il luogo dove c'è una news, uno scoop, e c'è la sua assistente che è dietro questo furgoncino, che si tiene perché stanno andando velocissimo, e lui fa, per me è come se fossi fermo. E io, mamma mia, cioè c'è questa autoironia meravigliosa e io l'ho Bellissimo. adorato tantissimo. Ma perché l'ha scritto anche lui, quindi? In parte credo di sì, credo si chiama The Michael J. Fox Show, anche se lui infatti, non mi sa è... di sì. Aveva fatto anche un'altra serie in cui, se non sbaglio, era un sindaco. Io sono cresciuta anch'io con genitori che mi hanno fatto vedere film della loro generazione, Vero. quindi è stato Quello aiuta tanto, se no... sì, guarda che sei fortunato perché non... lo so. Sì. Senti che nonna che sono, guarda come sei fortunato, eh! E tra l'altro anche la nonna, sua mamma, è una Sì. appassionatissima Mia di mamma è cinema. appassionata e... Adoro. Mi ricordo, 2 anni fa è rimasta sveglia fino alle 3 a vedere gli Oscar, cioè aveva già... Carina. Se può sempre. Bene, io mi addormento dopo il red carpet e ho 30 anni, adesso mi sento uno schifo. Ah bene, quel vestito di Chanel. Io potrei scrivere il Morandini dei primi tempi, perché Ovviamente, sarebbe con mia bellissimo. moglie, lei si arrabbia sempre perché io scelgo i film, Eh. poi vabbè adesso c'è anche lui e quindi sceglie lui di solito, però adesso io fino a un po' di anni fa sceglievo e poi fine primo tempo e lei doveva vedersi tutto il film scelto da me. Sì. Sui primi tempi io so tutto. Almeno sei con qualcuno, perché il rischio quando sei da solo è che ti addormenti dopo il primo tempo di un film, ti risvegli che stai guardando il secondo tempo di un altro film e non capisci. E quindi ti viene fuori un strano. ibrido strano. Beh, Odissea nello spazio, dal deserto con le scimmie alle astronavi. Sì, Se poi becchi salto. un film come, non so se l'avete mai visto, La fine del mondo, quello di Simon Pegg. No. È una trilogia, ma non è una trilogia. L'alba dei morti dementi è il primo, Hot Fuzz è il secondo, si chiama proprio così, e non mi ricordo se è La fine del mondo o The World's End, sì, La fine del mondo.
sono 3 film che hanno dentro sempre gli stessi attori, ma non fanno lo stesso personaggio e non sono collegate le storie. Però è lo stesso regista e gli stessi attori. E quest'ultimo sono un gruppo sempre di amici che ritornano nella loro città natale a fare questo giro dei pub che se riesce ad arrivare in fondo, tipo aver bevuto 12 birre. E a un certo punto il film cambia completamente direzione. Da una comedy diventa fantascienza. Quindi se tu ti addormenti e ti risvegli dopo un po'... Finito. È un po' come addormentarsi durante il Truman Show. Sì, esatto. Bello, Truman Show. Altro Bellissimo. attore, secondo me, Beh, trattato A me con sta un po' tornando alla carica, dai. Sì, esatto. Credo in lui. sì. Lo Con la adoro. barbona. Lui Con la può fare barbona. tutto, Ah, con la può fare barbona. tutto. Comico, Sì. drammatico. Sì, Infatti. sì, è proprio bravo. Quando c'è gente che, no, ma è solo uno che fa l'idiota, io No, vorrei uccidere queste persone. no. Una settimana da Dio, come film, come trama, sembra una cavolata, ma lui è No, bravissimo. È no. fantastico. Cioè, anche la scena che va in giro per strada e fa schizzare i Idranti. idranti. Ha delle 7 dita, bellissimo. Ah! Solo lui poteva fare Esatto. quel film Solo e lui. renderlo un film, non una stupidata. Penso Sì, che è quello vero. sia stato il primo film dove ho visto Steve Carell. È vero. È vero, già, Steve Carell. È vero che Anche fa il lì Steve Carell Bla, 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 bravissimo bla, 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 quando, bla. in pratica è il telegiornale e lui gli scrive le parole e gli modifica la voce. È perché vero. È il suo acerrimo nemico praticamente in quel film. Voi guardate anche horror e se li guardate a che età avete iniziato? No, perché lui è No. pauroso. No, a me non fanno impazzire. Batticingue. In realtà ho visto, non so se si possa considerare horror, però senza di lui con mia mamma Shrek. Il silenzio degli innocenti, che comunque Ma la faccia! un po' di, Insomma, Sì, ha insistito la mamma, ha detto no, esatto. lo devi vedere perché è troppo bello, fa paura, ma lo guardiamo Beh, di pomeriggio. Insomma, poi anche di sera, perché quindi sì. Invece di sera. quello è io non allora, io non riesco a vedere gli horror che hanno quelle cose che escono all'improvviso. Quelli Esatto. non li sopporto. Perché mi viene veramente proprio la reazione da bambina. Così. La musica è la tua migliore amica perché ti fa capire È vero. quando Esatto. evidentemente. I film che adoro sono quelli che hanno tipo Il senso degli innocenti, che i crescendo sono dati da altre cose. Cioè, è famosissima all'inizio del senso degli innocenti la scena di lei che corre nel bosco da sola e già fa paura quello. Cioè, È un allenamento alla fine. No, è vero. Sì, lei corre facendo jogging e già fa paura quell'inquadratura. Cioè, Sì, già capisci che l'atmosfera è finirà male. quella. Poi guardi in faccia Anthony Hopkins e no, spengo, Dici, basta. va bene che... In verità è un thriller, non è un horror. Sì. Però è un thriller a livello molto alto. Loro due come recitazione sono due mostri. montagne. Sì, è incredibile pensare che lui sia sullo schermo solo per 24 minuti in quel film. Ah sì, è vero, Veramente? che sta pochissimo. 24 minuti di scena. Oscar, ovviamente. Oscar. Però Sì. sarebbe bastata la prima inquadratura quando Sì. lei Sì, arriva e poi lui basta, è lì ciao. impalato in piedi e lo vedi e dici va bene, dategli subito un Oscar. Anche perché lì è un'altra cosa che è un personaggio che è la prima volta che compare, però è come se tu già sapessi delle cose di lui. Perché ti dice che è cannibale, eccetera, eccetera, però non hai la storia prima, non c'è Red Dragon, che quindi è solo quello. E lui tu lo vedi e già c'è tutto lì e fai ok. Io sono dell'idea che se ci sono troppi momenti di questo tipo che a Giulia danno fastidio, ci sta se ce ne sono 2 o 3, tipo in The Others ce ne sono un paio, però è un bel film però, comunque. sì. Quando ce ne sono troppi vuol dire che non hanno trama. È vero. Perché per dici farti ok, paura. sì, dobbiamo far Devono paura. puntare sulla sorpresa. Esatto, sulla- fine. Non so se The Others l'avete visto assieme, però... No, io l'ho visto un bel po' di tempo fa. Tu non l'hai visto? Lo guarderemo. Ma di È il mio consiglio per questa puntata di Others. Ci sono quei 2 o 3 film che non sono horror, ma sono thriller un po', e sono Il senso degli innocenti, The Others, Il sesto senso. Questo senso, bellissimo. Quei film lì che comunque hanno Sì. la vena horror, però non è il clown schifoso che salta fuori. No, sono l'inquietudine, diciamo. Sì, esatto, è dato da altre cose, Ti non inquietano. dal Il mostro. problema è che rimane un po' l'inquietudine. Sì. Perché non è che dici non vedo più... No, vado in cantina a stendere i panni e cammino molto veloce improvvisamente. A questa lista aggiungere anche The Gift, che è un film che non molti conoscono a quanto pare. quello di- Ogni volta che lo pronuncio... Ho sentito parlare ma non l'ho visto. Molto bello. Non so se conoscete, ora non mi viene il nome ovviamente, con John Krasinski e Emily Blunt, Quiet Place. Ah, Quiet Quiet Place. Place. Io l'ho visto e è bellissimo, che in pratica stanno in silenzio tutto il tempo perché appena emetti un rumore c'è
questo mostro, diciamo, che arriva e ti mangia. E c'è questa scena dove lei è bravissima, che in pratica schiaccia un chiodo e deve riuscire a non urlare, in più con le doglie perché sta per partorire. Pure. Non è così. Sì, sì, Quindi no, deve è anche partorire pazzesco. in silenzio, è quello il Tra problema. l'altro l'ha scritto e l'ha diretto lui. Esatto, solo che lui, io ho visto The Office e mi piace tantissimo. Lui, dopo che hai visto The Office, ti viene da ridere quando lo vedi. E quindi è un po'. Da adesso esce il 2 tra poco di Sì. Waitlist. Doveva uscire l'anno Senza scorso, lui, ma però, l'hanno- non c'è come attore. No, ma c'ha un'accuratezza quel film. Ho visto giusto l'altro giorno un pezzettino di un video su YouTube che fa vedere che quando loro vanno nel supermercato c'è Mhm. tutti gli scaffali svaligiati tranne i sacchetti delle patatine perché fanno troppo rumore. C'è un dettaglio e io tipo... Ma forse hanno anche capito che se prendi il sacchetto delle patatine il 70% è aria e il 30% è patatine, quindi ne vale la pena? Morire per un metà sacchetto di patatine. Morire per il 70% d'aria, no? Va bene così. Fallo vedere a tuo papà. Ha già lo spoiler, poverino. No, Fa è vero. niente. Vabbè, ma no, non... Tanto No, sono aspetta. anziano ormai, domani me lo ricordo. Che bello arrivare a quel punto, però. Se mi dovesse mai venire l'Alzheimer, voglio vedere Star Wars da capo. No, Sì, poi magari niente. succede tutti i giorni perché te lo dimentichi il giorno dopo. Cos'è che sta guardando Giulia? Ah, Star Wars ancora. Per concludere, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti se vogliono consigliare film o serie a chi sta guardando questo episodio. Beh, il film, l'ho già detto prima, è Jojo Rabbit, perché va bene, avrei tantissimi altri, però è un film recente, quindi mi sento di consigliare quello. Assolutamente. E come serie, io ho cominciato da poco a vedere serie, nonostante l'età, e quindi sono un po' indietro, però mi è piaciuto molto La Regina degli Scacchi, che lo trovo fatto veramente bene, una storia veramente molto coinvolgente. Mm. E poi Better Call Saul, Mm. che Mm. è uno spin-off di Breaking Bad, è E molto le- carino, deve uscire l'ultima Quanto fa stagione, ridere. che non vedo l'ora di vederlo. E lo Quanto consiglio mi- perché è molto bello. Quanto mi fa ridere. È troppo carino. Lui è fantastico. Io adoro Leva, Troppo. sono pazzamente innamorato di lei, non ditelo a mia moglie. Ah. E- Non vedrà e questo vabbè. episodio. Sì, inizialmente era un po'... Dicevo, perché stanno facendo una serie solo su di lui? Non sto capendo. Poi quando l'ho iniziato a L'ho vedere, visto. ok, È ha perché è un senso. Sì, anch'io all'inizio ho detto, "Boh, quel personaggio viscido", invece Sì, che proprio poi l'hanno vanno a fatto vedere non scavare. tanto. Quindi. Si vede 2 o 3 volte in Breaking No, Bad. sì, non si vede di più. oddio. Un po' No, di Oddio, beh, no, forse un po' di più, verso no, la è vero, alla fine si fine di più. abbastanza. Sì, Sì, sì. sì, verso la fine si Abbastanza, vede molto però di più. non è che ti lascia niente di positivo, quindi... Sì. E invece poi quando lo conosci meglio diventa anche più Ridere. simpatico. Esatto. Cioè, l'avessero fatta su... Come si chiamava lui? Sul ragazzo? No, il proprietario dello Spoglios Hermanos. Ah, Fring, L'avessero fatto su di lui avrei detto sì, ok, ha senso perché comunque porca certo. cioè, vorrei sapere di più su di lui. Chi era? Invece l'hanno fatto su lui. Ho detto, Che bravo, a me piace tantissimo È l'attore. Come si italiano, chiama? Giancarlo Esposito. Giancarlo, sì, Esposito. Giancarlo Esposito. È bravissimo. C'è anche in The Boys. The Boys, non l'ho The citato. The Voice, Strano. io non l'ho ancora visto. Però me ne Forse hanno sei parlato piccolino. bene. Sì, però ho letto la trama, è interessante. Cioè, di Però se questi, dovevi partire da una cosa di supereroi... questi Un supereroi paio d'anni. nel presente, come sarebbero Sì, ironicamente. più o meno. Non allora, l'idea è che idealmente se uno dovesse avere dei superpoteri sarebbe Superman, sarebbe buono, giusto e farebbe le cose per bene. Ok? Mhm. Quindi sarebbe una persona normale che fa le cose, ma dici chi è, non sai chi è. Nel mondo vero i supereroi avrebbero uno sponsor, un'agenzia, tutte le volte che compaiono in televisione prendono dei Diritti. soldi, diritti, Certo. e quasi nessuno è una brava persona sul serio. Cioè, tutti Tipo hanno dei Hancock vizi, con Will Smith. però molto peggio. Cioè, Carino. hanno Mi tutti viene in dei mente vizi. Babbo Bastardo, non so. Tu, Andrea, Segno. invece che cosa ci consigli? Io, allora, di film, premetto che io di film, cioè, mi considero uno ancora molto, molto, molto in erba, cioè devo Ah. vedere un sacco di cose. Però mi è piaciuto moltissimo e non pensavo 500 giorni di sole con Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, non so se lo Sì. conoscete. Sì. Pensavo fosse un film romantico così, come ce ne sono tanti, invece mi ha stupito e mi è piaciuto molto. E loro due sono bravissimi. Lei, tra l'altro, ha una sorella che fa Bones, Sì. Emily Sì. Deschanel. Sono tutti uguali, Katy Perry, lei, sua sorella, Emily Blunt. Emily Blunt, sono tutti uguali. E invece di serie, vabbè, The Office è la mia serie preferita, è il capolavoro. E poi anche Parenthood, non so se la conoscete. Ho visto Con Familiare.
con Che- Lauren Graham, che è quella di Una Ok, mamma per sembra amica, che e è un This Is Us un po' più forse Soft. Sì, molto meno triste. vero. Beh, oddio. Beh, dai. Cioè, secondo me ci sono anche dei momenti divertenti in This Is Us con Randall, comunque un personaggio Sì, ironico spesso. sì, sì. E invece lì non tanto. Tu, Fede, hai qualcosa da consigliare? questa Io settimana? come ho detto prima di Others, perché mi piace il plot twist che c'è in quel film. Non vado avanti perché Non si può, è come il stesso senso. molto bello, molto bello. E poi, siccome stavamo parlando di comedy prima, ho qualche film comedy carino, che non so se abbiamo lo stesso umorismo, ma magari sì. Il primo è Vacation, Sapevo. Si chiama Come ti rovino le vacanze in italiano. ti rovina le vacanze. Scusate, non so i titoli in italiano. No, io traduco, non ti preoccupare. C'è una dinamica tra fratello maggiore e minore che è una cosa... E il regista è di Bones, che era il forense, credo sia. No, non era il forense, era il... E c'è un problema, Bones, noi non sappiamo i personaggi perché lo sta guardando l'altra metà della Sì. famiglia. Ah, ok, allora Ah. niente. Il regista è uno dei personaggi di Bones. Poi c'è The Millers, Che è sempre dello stesso che invece è come ti spaccio la famiglia. Ti spaccio la famiglia. I titoli italiani sono terribili. Veramente, Vabbè, terribili. anche, scusami, il terzo che io voglio suggerire è Horrible Bosses, che in italiano è Come uccidere il capo e vivere felici, che praticamente è la trama del film. No, a me quel tipo di comicità fa spaccare tantissimo. Sì, è una comicità spinta, ma non volgare, almeno non sempre. No, non sempre. Il giusto. E questi sì, Ottimo. sono Sì, commedie. Vanno bene per un undicenne? 11 no, mi sa di no. Ok. 11enne forse... Tutti No, e perché tre? comunque... Allora, in Vacation... No, per capire se dobbiamo guardarli in No, formazione meglio che li ridotta. guardate in formazione Meglio voi ridotta. due, Ok. perché questi sono dei teenager nella famiglia e a volte parlano di cose un po'... che magari un bambino non dovrebbe sentire. Per la sua età vanno bene. Sì, esatto. Se sei un 16enne va Ok. benissimo. Per 11 anni, pensando a commedie... Beh, Little Miss Sunshine. anche beh, se è una non- commedia, sì. Sì. Come sta È No, infatti l'abbiamo visto. L'abbiamo era molto visto, sì. carino, sì. A parte un paio di parti dove bisogna tappare le orecchie perché il nonno è un po' su di giri. Sì, esatto. Forse, l'ho visto troppo tanto tempo bene. fa, ma sai che non me lo ricordo del tutto e quindi dovrei rivederlo, ma il primo, Una notte da leoni, non è così spinto come gli altri due. Beh, noi l'abbiamo visto non da Noi tanto. Cioè, l'abbiamo visto il molto- secondo è Più che altro non- terribile. Cioè, già soltanto veramente quando sì, si secondo me- svegliano in camera sì, non è... Però il primo forse... Non lo so, una cosa... io a 11 anni mi viene in mente Scary Movie, quindi non è proprio... Scary Movie l'ho visto. Scary Movie. Tutto. Ecco, forse per te, Andrea, che l'horror non è esattamente il tuo coso, forse Scream potrebbe andare bene, però. Scream, Scream l'ho sì, già carino. sentito, non- Scream è quello della maschera bianca. Sì, sì. È fatto in modo da essere un misto fra un horror, quindi vabbè, il serial killer, ma a commedia, perché comunque c'è sempre l'amico che ne sa di cinema e quindi dice adesso arriverà il killer da dietro la stanza, oppure ci sono delle scene troppo comiche di gente che tenta di scappare da buchi improbabili. Cioè, c'è la porta di uscita e vanno verso il bagno e tu dici, ma perché? Esatto. Quindi è una via di mezzo fra le due cose e poi vabbè c'è Bello, Scary Movie. proviamo. Scusate, voglio far vedere cosa mi è uscito per comedy perché non è vero. No! Zoolander. Zola, vabbè. A parte i limoni fra la scimmia e Ben Stiller. Vabbè, dici alla tua sorellina, cos'è quello? Dove possiamo trovarvi? Social media, il vostro podcast? Potete trovarci su Instagram, Breaking Gap, su YouTube, poi siamo su Anchor e quindi un po' su tutte le piattaforme, Spotify, Apple, Google Podcast, eccetera. È stato un Bene. piacere chiacchierare con Bellissimo voi. anche per noi. Grazie di tutto. Lo rifaremo, voi. dai, magari. Volentieri, volentieri. Buona visione se avete in programma di vedere qualcosa stasera o nei prossimi giorni. Stasera adesso vediamo. Domani ho la cosa versione, dobbiamo quindi mi sa di no. fare. Ah no, Greco. Ouch. In bocca al lupo allora. Per la, Grazie, per la crepi. versione. And... Cut. Abbiamo il nostro primo duo. Non abbiamo mai visto Specialissimi. persone prima. Ovviamente a parte la passione per il cinema e le serie TV, quant'altro, questo mondo è un mondo nel quale vi siete inseriti un po' di più, è sempre rimasta solo una passione da guardare. Non ho capito la domanda.